Senti, ieri sera ho avuto una discussione con mio fratello che è durata quasi 2 ore. Sul serio, 2 ore. Su cosa, se posso chiedere? Sul fatto che secondo lui i film in bianco e nero sono superiori ai film a colori, categoricamente superiori. E io non ero d'accordo, ovviamente. Ma il problema non era il contenuto della discussione, era che nessuno dei due sapeva come gestirla bene. Diventava subito un sì, no, sì, no. Ah, conosco bene quella dinamica. È frustrante perché a un certo punto non si sta più parlando del tema vero, si sta solo cercando di avere ragione. Esatto. E allora mi sono detta, questo è esattamente quello di cui dovremmo parlare oggi. Come si esprime accordo e disaccordo in italiano in modo elegante, convincente, senza sembrare o troppo passivi o troppo aggressivi. È una competenza sottovalutata, secondo me. Spesso chi studia l'italiano impara presto a dire sì, sono d'accordo, oppure no, non sono d'accordo, ed è corretto, funziona. Ma manca tutta quella gamma espressiva nel mezzo. Quella gamma è ciò che rende una conversazione vera. Esattamente. E gli italiani, diciamocelo, hanno un rapporto molto vivace con il disaccordo. Non è necessariamente una cosa negativa, anzi, spesso è segno di rispetto, di voler prendere sul serio quello che l'altro dice. Sì, condivido questa lettura. Quindi iniziamo dall'accordo, che forse sembra più semplice, ma ha più sfumature di quanto si pensi. Quando sei completamente, totalmente d'accordo con qualcuno, cosa puoi dire oltre a sono d'accordo? Allora, una delle espressioni che sento di più anche nella vita quotidiana è hai assolutamente ragione, oppure ancora più enfatico, hai ragione da vendere. Questa è bella perché è idiomatica, suona molto naturale. Hai ragione da vendere. Letteralmente avrebbe ragione in abbondanza, tanta da poterla vendere. È uno di quei modi di dire che ti fanno capire subito che la persona è convinta, non ti sta solo dando ragione per cortesia. Esatto. E poi c'è concordo pienamente, che è un pochino più formale. Lo sentiresti in una riunione o in un dibattito, ma funziona anche nel parlato normale se vuoi dare un tono leggermente più riflessivo alla risposta. Un'altra che mi piace molto è la penso esattamente come te. È diretta, personale, crea un senso di connessione. Stai dicendo non solo che l'altro ha ragione, ma che voi due siete sulla stessa lunghezza d'onda. Bella espressione, sulla stessa lunghezza d'onda. Puoi usarla anche da sola. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo punto. Funziona benissimo. E poi, questa è forse la mia preferita per l'accordo entusiasta, non potrei essere più d'accordo. È quasi un superlativo del consenso. Stai dicendo che il tuo accordo ha raggiunto il limite massimo possibile. Sì, è molto efficace. E nota che tutte queste espressioni hanno qualcosa in comune, danno sostanza alla risposta, non ti limitano a un sì monosillabico, aggiungono tono, emozione, sfumatura. Questo è fondamentale in una conversazione italiana. Fondamentale, perché in italiano il modo in cui dici qualcosa conta quanto quello che dici. Adesso però voglio addentrarmi in un territorio più interessante, che è quello dell'accordo parziale. Perché nella realtà quante volte sei completamente d'accordo con tutto quello che dice qualcuno? Raramente. Quasi mai, se ci penso. Di solito c'è qualcosa che condividi e qualcosa che vorresti sfumare o mettere in discussione. Esatto. E qui entra in gioco quello che io chiamo l'arte del però. La congiunzione però in italiano è potentissima. Segnala che stai per introdurre una riserva, una correzione, un'altra prospettiva. Ma lo fa senza buttare via tutto quello che è stato detto prima. Sì, e la struttura base è abbastanza semplice. Riconosci quello che c'è di valido nella posizione dell'altro, poi aggiungi il tuo ma o il tuo però. Per esempio, hai ragione sul fatto che il prezzo è importante, però non è l'unico fattore da considerare. Perfetto. In questa frase stai concedendo qualcosa. Hai ragione. E poi stai reindirizzando la conversazione. Non stai negando, stai ampliando. Un'altra struttura molto usata è in parte sono d'accordo, ma oppure sono d'accordo fino a un certo punto. Quest'ultima è particolarmente elegante perché immagina l'accordo come qualcosa che ha una soglia, un confine oltre il quale non riesci ad arrivare. Mi piace. E poi c'è una formula che si sente spesso nelle discussioni più articolate, che è c'è del vero in quello che dici, però è quasi una concessione filosofica. Stai riconoscendo che nell'idea dell'altro c'è un nucleo di verità, ma che non è l'intera verità. C'è del vero. Sì,
Bellissima. Funziona anche in forma negativa. Per esempio, quando qualcuno dice qualcosa di sbagliato ma con buone intenzioni. Potresti rispondere «c'è del vero», in un certo senso, e poi spiegare dove la cosa si complica. Esatto. Ora, una cosa importante su tutte queste strutture di accordo parziale è che l'ordine delle parti conta moltissimo. In italiano e in molte lingue, quello che metti dopo il però o il ma è quello che l'interlocutore ricorderà. È la parte che ha più peso. Questo è un punto sottile ma cruciale. Se dici «non sono d'accordo, però capisco il tuo punto di vista», l'enfasi resta sul disaccordo. Se invece dici «capisco il tuo punto di vista, però non sono del tutto d'accordo», l'enfasi si sposta sulla comprensione e il disaccordo suona meno brusco. Esattamente. È quasi una tecnica retorica. E funziona perché l'ascoltatore tende a dare più peso alla seconda parte della frase, quella più recente. Gli psicologi lo chiamano effetto recency. Noi invece lo chiamiamo semplicemente buona conversazione. Sì, esatto. Un'altra espressione che vale la pena imparare è «non mi convince del tutto». È un modo morbido di dire che hai dubbi senza andare direttamente al disaccordo aperto. Non mi convince del tutto questa spiegazione. Lo dici con un tono riflessivo e lasci aperta la porta al dialogo. Ottima. E simile a questa c'è non ne sono sicuro o sicura al 100%. Trasmette incertezza più che opposizione e questo abbassa la temperatura della conversazione. Stai dicendo potrei sbagliarmi, ma ho dei dubbi. Proprio così. E quella modestia epistemica, quel riconoscere che potresti avere torto, paradossalmente ti rende più credibile quando poi esprimi le tue riserve. Parliamo adesso del disaccordo vero e proprio, ma in modo soft, diplomatico. Perché a volte non sei d'accordo, però vuoi mantenere un clima sereno, non vuoi che la conversazione degeneri. Sì, e qui la chiave è quello che in linguistica si chiama mitigazione, usare parole o strutture che ammorbidiscono l'impatto di quello che stai dicendo. In italiano ci sono tanti strumenti per farlo. Uno dei più usati è il condizionale. Invece di dire «questo non è giusto», che suona secco, definitivo, potresti dire «non sarebbe più corretto dire che?» oppure «mi chiedo se non sarebbe meglio?» Il condizionale crea una distanza tra te e l'affermazione, lascia spazio al dubbio. Bellissimo punto. Il condizionale italiano fa un lavoro enorme nella comunicazione educata. Anche qualcosa di semplice come direi che, invece di dico che, cambia completamente il registro. Direi suona più ponderato, meno assertivo. E poi ci sono le domande retoriche usate come disaccordo soft. Per esempio, invece di dire «quella non è una buona idea», potresti dire «sei sicuro che sia la scelta giusta?» Oppure «non pensi che potremmo considerare anche altre opzioni?» Stai dissentendo, ma lo fai attraverso una domanda che invita l'altro a riconsiderare. Questo è particolarmente efficace, perché metti la persona nella posizione di dover ragionare, non di dover difendersi. È una differenza psicologica importante. Un'altra tecnica molto italiana è quella di premettere una formula di apprezzamento prima del disaccordo. Capisco cosa vuoi dire, però, oppure apprezzo il tuo punto di vista, ma stai riconoscendo lo sforzo comunicativo dell'altro prima di contraddircelo. Sì, e c'è anche ti seguo, però vedo la cosa diversamente. Ti seguo, ti sto ascoltando, ho capito, ma poi vedo la cosa diversamente, che è forse il modo più elegante che esista in italiano per dire non sono d'accordo, senza usare le parole non sono d'accordo. Ah sì, vedere la cosa diversamente è ottima. Non stai dicendo che l'altro ha torto, stai dicendo che la tua prospettiva è diversa e le prospettive diverse possono coesistere, mentre il torto e la ragione no. Esatto, è un cambio di frame. Invece di uno ha ragione e l'altro ha torto, diventa abbiamo due punti di vista diversi e da lì si può costruire qualcosa. Un'altra espressione che mi piace per il disaccordo delicato è «non la vedo proprio così». Proprio qui non ha significato avversativo, ma enfatizza la distanza di prospettiva. È diretto ma non aggressivo. E poi c'è permettimi di vedere la cosa da un'altra angolazione. Questa è quasi una proposta. Stai chiedendo il permesso di introdurre una nuova prospettiva. È molto rispettoso. Sì, permettimi in generale è una parola magica in questi contesti. Permettimi di precisare, permettimi di aggiungere, permettimi di dissentire. Introduce il tuo intervento con una nota di cortesia senza essere servile. Assolutamente.
E questo ci porta a una cosa importante, il tono. In italiano il disaccordo soft non è solo una questione di parole, è anche ritmo, volume, pausa, un non sono sicuro, detto lentamente, con una piccola pausa prima, suona completamente diverso dallo stesso testo detto velocemente e ad alta voce. Verissimo. L'italiano è una lingua molto prosodicalmente ricca. La melodia della frase porta significato tanto quanto le parole stesse. Quando sei in dubbio, rallenta. Una pausa breve prima di dissentire segnala riflessione, non esitazione. Bene, adesso alziamo un po' la posta. Ci sono situazioni in cui il disaccordo soft non basta. Hai una posizione chiara, vuoi difenderla, ma vuoi farlo con stile e senza perdere la testa. Come si fa? Sì, e prima di tutto voglio dire una cosa. Dissentire con forza non significa essere scortesi. In italiano esiste una tradizione di dibattito, pensiamo alle trasmissioni televisive, alle discussioni accademiche, persino alle cene di famiglia in cui il disaccordo diretto è normale, anzi atteso. Il segreto è che sia basato sulle idee, non sulle persone. Punto fondamentale. Attacchi le idee, non chi le esprime. E questo si vede anche nel linguaggio. Invece di dire tu hai torto, che fa sì che la persona si senta giudicata, dici questa posizione mi sembra problematica per il seguente motivo, oppure non ritengo che questa interpretazione regga e ti spiego perché. Esatto, non ritengo è molto utile, è personale ma è epistemico, si riferisce alla tua valutazione intellettuale, non a un giudizio sulla persona. E ti spiego perché è fondamentale. Stai dicendo che il tuo disaccordo è argomentato, non è una reazione emotiva. Un'altra espressione molto efficace per il disaccordo diretto ma civile è devo dissentire su questo punto. Devo qui non è necessità fisica, ovviamente, è quasi un senso di responsabilità intellettuale. Stai dicendo che la tua onestà richiede che tu dica la tua. Mi piace molto, e simile è mi vedo costretto a dissentire, che ha ancora più forza perché costretto amplifica quel senso di quasi obbligo, come se tu preferiresti essere d'accordo ma l'onestà non te lo permette. Sì, c'è quasi un elemento drammatico. Mi dispiace, ma la verità mi impone di contraddirti. È un po' teatrale, ma in italiano il teatro conversazionale è apprezzato. Assolutamente. Un'altra formula molto diretta è questo non mi convince affatto. Affatto, in italiano contemporaneo, è un rafforzativo negativo. Non mi convince un po', ma proprio non mi convince per niente. È marcato, netto. E poi c'è mi permetto di contraddirlo, là, usato soprattutto in contesti formali, quando stai contraddicendo qualcuno che ha un certo status o ruolo. Mi permetto mitiga la forza della contraddizione, ma la contraddizione c'è, e come? Sì, quella funziona bene nelle presentazioni professionali o nei dibattiti accademici. Nella conversazione quotidiana preferiresti qualcosa di più diretto, come guarda, non posso essere d'accordo su questo, oppure su questo proprio non ci siamo. Su questo proprio non ci siamo. Bella. Non ci siamo è quasi colloquiale, ma ha una durezza cordiale. Non stai litigando, stai semplicemente stabilendo che su quel punto c'è una distanza reale. E poi, quando vuoi tenere la tua posizione nonostante le pressioni dell'altro, ci sono espressioni come rimango della mia opinione, oppure continuo a pensare che, dimostrano che hai ascoltato, ma che le argomentazioni sentite non ti hanno convinto. Queste sono importantissime perché evitano quella trappola in cui, per essere gentili, fingiamo di aver cambiato idea quando in realtà non è così. Dire rimango della mia opinione è rispettoso verso l'altro, gli stai dando il merito di averti fatto riflettere, ma sei anche onesto riguardo al fatto che la tua posizione non è cambiata. Sì, e l'onestà alla fine è sempre la base della conversazione autentica. Puoi essere diplomatico nella forma senza essere disonesto nella sostanza. Questo è il vero significato di dissentire con stile. Voglio ora parlare di qualcosa che spesso si trascura, che è come cambia il linguaggio dell'accordo e del disaccordo, a seconda del contesto, formale o informale. Perché le stesse idee si esprimono in modi molto diversi se sei con un amico al bar o in una riunione di lavoro. Assolutamente, e questa è una competenza che spesso arriva dopo. Si impara prima il contenuto, poi si affina il registro. Ma capire i registri fa la differenza tra qualcuno che parla italiano e qualcuno che parla italiano bene. Esatto. Allora, partiamo dall'informale. Con amici, colleghi con cui hai confidenza, in contesti rilassati.
Qui il disaccordo può essere più diretto, più colorito. Puoi dire cose come «ma dai, non ci credo» oppure «ma va», che è un'espressione di incredulità e disaccordo allo stesso tempo. Ma va, meraviglioso. Difficile da tradurre, ma comunica qualcosa come «ma stai scherzando» o «non è possibile». Dipende molto dall'intonazione. Con un tono leggero è quasi giocoso, con un tono più serio segnala un disaccordo vero. Poi c'è «non me la bevi», letteralmente «non te la faccio bere», nel senso di «non mi puoi far credere questa cosa». È colloquiale, vivace, un po' malizioso, perfetto tra amici. O anche «ci credo poco», meno forte di «non ci credo», ma più diretto di «ho qualche dubbio». È quella zona grigia tra scetticismo e disaccordo aperto. Per l'accordo informale invece abbiamo espressioni come esatto, esatto. Il raddoppio è tipicamente italiano e amplifica l'enfasi. Oppure già, brevissimo, quasi un elevato a parola. Segnala che stai seguendo e che condividi. Già è fantastico, perché è anche un po' malinconico a volte, quasi pensieroso. Un già, con una pausa, può significare sì, e ci sto riflettendo sopra. È polifonico. Sì, già porta tutto un mondo con sé. E poi ti dico una cosa, prima di esprimere accordo entusiasmatico, ti dico una cosa, hai perfettamente ragione. È un modo per dare peso a quello che stai per dire. Bene, passiamo al formale. In contesti professionali, accademici o quando parli con qualcuno che non conosci bene, il registro cambia completamente. L'accordo si esprime con frasi come «condivido pienamente questa valutazione» oppure «ritengo che lei abbia colto un punto fondamentale». Lei ha colto un punto fondamentale. Sì, questa è bellissima perché fa due cose insieme. Esprime accordo e fa un complimento intellettuale all'interlocutore. Lo stai lodando per l'acutezza dell'osservazione. E per il disaccordo formale, alcune espressioni chiave sono «mi permetto di esprimere una riserva su questo punto» oppure «non sono sicuro di poter condividere questa posizione senza alcune precisazioni». Quest'ultima è quasi una clausola legale. Stai condizionando il tuo eventuale accordo a delle precisazioni che ancora non hai ricevuto. Sì, e in certi contesti questa precisione è apprezzata, nei dibattiti accademici, nelle negoziazioni, nei contesti in cui le parole hanno peso specifico. C'è anche «con tutto il rispetto», una formula che in italiano introduce sempre un disaccordo. Se senti «con tutto il rispetto», sai che sta arrivando qualcosa di non concorde. Esattamente. Con tutto il rispetto è un segnale chiarissimo. Funziona anche se mi è concesso di sentire. È quasi un gesto di deferenza prima della contraddizione, molto formale, molto elegante. Un punto importante che voglio sottolineare, in italiano formale si tende a usare meno il tu e più le strutture impersonali o la terza persona. Invece di tu dici X ma io penso Y, potresti dire questa posizione suggerisce X, ma un'analisi più approfondita potrebbe portare a Y. L'impersonale depotenzia il conflitto interpersonale. Perfetto. Spersonalizzare il disaccordo è una tecnica raffinata. Diventa una questione tra idee, non tra persone. Prima di chiudere, voglio fare una piccola nota culturale che penso sia importante per capire perché tutto questo discorso sull'accordo e il disaccordo è così rilevante in italiano. Prego, sì. In molte culture anglosassoni c'è una certa tendenza a evitare il conflitto diretto, a scegliere la via dell'agreement per mantenere l'armonia sociale. In Italia è diverso. Il dibattito è quasi un'attività sociale, un modo di costruire relazioni. Gli italiani non prendono il disaccordo come un'offesa personale, spesso lo leggono come segno di interesse e rispetto. È vero. Se sei in una conversazione e l'altro ti sfida intellettualmente, in molti contesti italiani questo è interpretato come «ti sto prendendo sul serio». Ignorare o essere sempre d'accordo per cortesia può addirittura suonare poco autentico. Esattamente, e questo spiega anche perché gli italiani hanno sviluppato un vocabolario così ricco per gestire questi momenti, perché ci vivono spesso, hanno avuto secoli di pratica. Secoli di cene di famiglia e dibattiti politici in piazza. Ora, prima di chiudere davvero, facciamo un piccolo esercizio pratico. Immaginiamo una situazione. Un collega dice «Secondo me dovremmo spostare la riunione a venerdì pomeriggio». Come rispondi usando tutto quello che abbiamo visto oggi? Perfetto, allora, se sei completamente d'accordo,
Hai ragione, sarebbe molto più comodo. Anch'io preferisco il venerdì pomeriggio. Semplice, diretto, caldo. Se sei parzialmente d'accordo, in parte sì, il venerdì è sicuramente più flessibile, però il pomeriggio potrebbe essere complicato per chi ha impegni familiari. Non sarebbe meglio la mattina? Se sei in disaccordo soft, capisco l'idea, però non mi convince del tutto. Abbiamo già spostato la riunione 2 volte, non pensi che potremmo confermare la data originale? E se sei in disaccordo diretto, su questo devo dissentire. Il venerdì pomeriggio è il momento peggiore della settimana per tutti. Rimango dell'opinione che il mercoledì mattina sia la scelta migliore. 4 risposte, 4 registri diversi. Stessa situazione, stessa intenzione di fondo, voler contribuire a trovare una soluzione, ma espresse in modi radicalmente diversi a seconda di quanto è forte la tua posizione e di come vuoi gestire il tono della conversazione. Questo è il punto centrale di tutta la lezione di oggi. Le parole che scegli non cambiano solo il cosa della tua risposta, ma anche il come. La relazione con l'interlocutore si sviluppa dopo. Una risposta mal calibrata può chiudere un dialogo, una ben calibrata lo apre. E questo vale anche per il non, ma in italiano, dove le sfumature hanno un peso così specifico, questa calibrazione fa davvero la differenza tra comunicare e comunicare bene. Esattamente. Quindi la prossima volta che ti trovi in una conversazione italiana e senti che vuoi dissentire o confermare qualcosa, non limitarti al sì o al no. Prenditi un momento, scegli la struttura giusta, il tono giusto, e vedrai che l'italiano ti risponde in modo completamente diverso. E ricorda, dissentire con eleganza non è debolezza, è intelligenza comunicativa, è il segno di qualcuno che non solo parla una lingua, ma la abita davvero.